Il ministero profetico e di guarigione di Anna Maria Scarfogliero sta producendo ovunque effetti straordinari. La sua potente predicazione stimola la fede di uomini, donne e bambini. Gesù e la sua parola sono innalzati, amati e sono il fondamento di tale sua predicazione. Inginocchiati e prega insieme a noi e potrai anche tu essere guarito e salvato. The prophetic ministry in Helling by Anna Maria Scarfogliero is producing extraordinary effects everywhere. Her powerful preaching stimulates the faith of men, women, and children. Jesus and his words are wasted, loved, and are the foundation of that he's breaking. Kneel and pray with us, and you can be healed and saved. Spirito, Signore, invade e cambia il cuore. Io so sei chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovar il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io
io credo e vedrò la tua gloria. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio vedrò come è il Signore nel Grazie Signore. Preghiera. La rovina Lei- economica. Sì, lei ha avuto una forte reazione, addirittura non respirava più. Poi successivamente, dopo che le hai anche imposto le mani, E mi ha dato anche il discernimento. Io ho fatto la preghiera di autoliberazione, ma giusto 2 minuti, e mi è passato subito il formicolio. Quindi adesso a pensare a una rovina economica, che cosa succede? Non ti fa più nulla. Avete visto come... Cioè lei pensa ancora? Scusa, però Anna Maria, prima di questo tu stavi dicendo all'inizio proprio che abbiamo iniziato, perciò questa cosa la voglio dire perché non sapevo neanche di avere quest'altra paura. Penso che pure questo è successo. Quando tu hai detto pensate a Gesù, fammi un bagno di luce, io ho immaginato un fuoco come una casa che si stava incendiando. Mi è passato proprio per la mente, mi sono ricordata, non lo so però perché forse più le mie sorelle sanno che noi eravamo piccoline e mia sorella Gina però questo me l'avevano raccontato, io l'ho ricordato in questo istante, questa cosa, che stava incendiando questa casa perché avevano messo uno scialle sulla luce, sul lampadario, perché mia sorella più piccola aveva il morbillo. Lei per non fargli vedere la luce, insomma, E quindi da questo trauma? non lo so però, ma questa è una cosa che mi sono ricordata, però rispondevo a questa paura, perché io poi ho detto paura del fuoco, ho detto come ma ho paura, e già rispondevo. Poi quando hai nominato la rovina economica non ho capito più niente, ho avuto questo formicolio al viso e una mancanza di respiro. Grazie Signore. Anna Maria Rosaria c'ha un elenco. Un elenco. Sì. Allora, io avevo tutta una serie di problematiche, di paura. Di anche paure. Sì. E con il tempo il Signore mi ha fatto grazia di paura di soffrire, non ho più, quella di sbagliare non ce l'ho più, quella di perdere i figli, quella di perdere le sorelle, però nel senso che morissero. E poi quella grave era quella di bere. Quindi non bevevi? No, ero capace una giornata intera di non toccare acqua, quindi invece oggi arrivo pure a 1 litro di acqua al giorno, che per me è qualcosa di... E poi paura di essere toccata, era qualcosa di... Paura dei figli? Poi questa Di perdere i figli? no, di perdere i fratelli nello fratelli. spirito, e quindi... Paura? Poi, no, questi qua, paura di essere aggredita, e poi negli ultimi giorni mi sono accorta che non ho più paura di guidare la macchina nelle discese, nei garage a me faceva... La discesa Sì, ti faceva? anche quando dovevo camminare a piedi e vedevo una discesa, davanti agli occhi mi si immaginava già che rotolavo a terra. Invece quando scendo qua dalla discesa della comunità non mi fa più niente. E con la macchina 1 mesetto fa ho fatto un garage un po'... Quindi sono rimaste solo poche paure? sì, 3 o 4 paure? Esatto. gloria a Grazie Dio. Gesù. invece la sorella Anna Maria è stata guarita dalla paura di relazionarsi con gli altri. Lei, a seguito di una grossa delusione che ha avuto con gli altri, le è venuta questa paura di relazionarsi. Questa sera Gesù l'ha guarita. Sì, perché me ne sono accorta dalla respirazione, mi sono sentita liberata tutte le volte che tu lo dicevi. Ho digerito, diciamo così, cioè l'ho digerita, l'ho buttata fuori. Quindi in questo Adesso come si può fare la prova? Il pensiero il pensiero, di sì. relazionarti con qualcuno. Cioè, avendo subito delle delusioni dalle persone, quindi mi sono un po' chiusa. Allora adesso pensa di relazionarti con qualcuno o magari con quella persona che ti ha ferita. No, non mi ti fa succede, nulla, no, non non ti mi succede succede. Mi sento aperta di nuovo alla vita, diciamo, agli altri. Grazie Signore. Anna Maria, Laura aveva paura delle persone, degli altri.
Sì, quando tu hai nominato tutte le paure, poi nei rapporti con gli altri, qualsiasi cosa riguardava affrontare la relazione con gli altri, sì, dai tradimenti all'affrontare le persone, tutto, io ho risposto a tutte le situazioni. Quando poi li eri nominati mi sono sentita libera. In più un'altra cosa, cioè io come se io non sentissi bene tutte le prove dall'otorino, io ho un vizio che sto sempre col codonfio che è come se non sentissi e vorrei... E quindi vorresti sturarla, insomma. E invece si sono sturate, è come se sento libero tutta la testa. Tutta la testa, e non senti più questo senso di otturazione, di otturazione. sentire ovattato. Forse era legata a qualche paura, comunque, grazie signora. Anna Maria, Gesù ha guarito questa sorella dalla paura di subire incidenti automobilistici. Allora, in seguito a un piccolo incidente con un'amica in automobile, ogni volta qualsiasi guidatore stava accanto a me avevo paura che entrasse a una macchina, qualsiasi cosa, avevo paura proprio di fare un incidente e stavo sempre con quel senso di ansia addosso. Adesso ho provato a fare la preghiera e mi ha risposto. Mentre stavo facendo il servizio ho immaginato che stessi in macchina con qualsiasi persona, non mi ha fatto più quella sensazione di quella ansia. sensazione brutta Sì. dentro. Grazie Gesù.